Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portare alla vostra attenzione 7 espressioni fisse, 7 modi di dire che contengono il gerundio che sono usati comunemente nell'italiano di tutti i giorni. Le frasi di cui parliamo oggi sono queste: traffico permettendo, tempo permettendo, volendo, strada facendo, ridendo e scherzando, tornando a noi, fermo restando che puntini puntini. Iniziamo subito dalla prima. Traffico permettendo, saremo lì alle 18:30. Che cosa vuol dire traffico permettendo? Vuol dire se il traffico lo permette. Se non c'è il traffico, saremo lì alle 18:30. Queste frasi, traffico permettendo e tutte le altre che vedremo a breve, sono diventate delle espressioni fisse, dei modi di dire. Quindi rimangono sempre così. Andiamo avanti. Ce n'è un'altra, molto simile, ma cambia la prima parola. C'è tempo. In questo caso tempo meteorologico, quindi se piove, se c'è il sole, se fa freddo, se fa caldo. Tempo permettendo, andremo al mare. Se fa bel tempo, andremo al mare. Mi sono scordata di cambiare l'esempio. Sono un po' smemorata in questi giorni. Se il tempo lo permette, andremo al mare. Cioè, se fa bel tempo, andremo al mare. Questa espressione si può adattare a vari contesti, quindi per esempio possiamo anche dire domattina, tempo permettendo, andiamo a sciare, cioè se non nevica troppo, oppure se c'è la neve. Quindi dipende molto dal contesto. Andiamo avanti. Volendo, potremmo cenare fuori stasera. Se noi volessimo, potremmo cenare fuori stasera. Un altro esempio è: volendo, puoi restare a dormire qui. Se tu vuoi, puoi restare a dormire qui. Il significato di volendo può cambiare anche in base all'intonazione. Volendo, possiamo uscire stasera. Se vogliamo, possiamo uscire. Ti va di uscire stasera? Sì, volendo, possiamo uscire. Non è che mi vada tanto. Se rispondo così vuol dire che non ho molta voglia di uscire. Volendo, sì. Volendo potremmo anche restare a casa. Andiamo avanti. Abbiamo l'acqua per il viaggio? No, ma la recuperiamo strada facendo. Strada facendo. Non abbiamo l'acqua per il viaggio, ma la compriamo mentre siamo per strada, mentre siamo in viaggio. Ci fermiamo all'autogrill e compriamo l'acqua. Strada facendo. Strada facendo è anche un'espressione che è rimasta nell'immaginario collettivo grazie alla canzone di Claudio Baglioni, che se non sbaglio si intitola proprio Strada facendo. Ho un dubbio. Strada facendo, sì, canzone del 1981. Uno dei versi più famosi è: strada facendo vedrai che non sei più da sola. Che significa strada facendo? Significa quando andrai avanti con la tua vita. Quindi vai avanti con la tua vita e scopri che non sei più da sola. Quindi nel primo esempio abbiamo visto un esempio letterale, quindi mentre siamo per strada, mentre siamo in viaggio, compriamo l'acqua. Il secondo esempio è figurato, quindi strada facendo mentre percorri la strada della vita, quindi mentre vivi la tua vita.
Vediamo adesso l'espressione ridendo e scherzando. Questa espressione ha due significati, può avere due significati. Il primo è questo. Provate ad ascoltare la frase e la mia intonazione. Ridendo e scherzando ci ha detto che gli stiamo antipatici. In questo caso non è una cosa positiva. Quindi ridendo e scherzando significa con la scusa di scherzare e di fare battute ci ha detto la verità, ci ha detto quello che pensa veramente. Qui c'è un po' un tono amaro. Questa frase si usa per dire che qualcuno con la scusa di fare il simpatico, di ridere, di fare battute, dice quello che pensa e quello che pensa è una cosa negativa. L'altro significato invece è diverso, è più allegro. Ridendo e scherzando siamo già alla fine di luglio. Che significa in questo caso? Qui il significato non è letterale ma è figurato, quindi abbiamo riso, abbiamo scherzato, non ci siamo accorti che il tempo è volato. Perché? E qui c'è un rimando al fatto che, diciamo, il tempo vola quando ci si diverte. C'è questa associazione del divertimento al tempo che passa velocemente. E con questa espressione riprendiamo proprio questo concetto. Ridendo e scherzando, siamo già alla fine di luglio. Il mese di luglio è passato così. Quindi in questo caso l'espressione significa il tempo è volato. Anche per questa espressione il significato cambia in base al contesto. State tranquilli che se vi trovate in un contesto capirete il significato dell'espressione, perché il contesto chiarisce sempre tutto. Andiamo avanti, tornando a noi. Significa riprendiamo il discorso che stavamo facendo prima di interromperci. Torniamo a parlare di quello di cui stavamo parlando prima dell'interruzione. Questo è più semplice, questa ha solo un significato ed è questo. Vediamo ora l'ultima espressione di oggi che è fermo restando. Leggiamo l'esempio. Fermo restando che Federica si è comportata male, non credo sia una buona idea chiudere il rapporto. Fermo restando che Federica si è comportata male, non credo però sia una buona idea chiudere il rapporto. Che cosa ho fatto qui? Ho dato per assodato un fatto, che Federica si è comportata male. Quindi questo è un fatto oggettivo. Non ci piove su questo. Poi però io devo introdurre una mia opinione che va leggermente in contrasto. Vediamo un altro esempio. Fermo restando che quello che è successo è un fatto grave, devi provare ad andare avanti. Quindi siamo d'accordo che quello che è successo è un fatto grave, però tu devi andare avanti. Quindi questa espressione, che forse è la più complessa di tutte quelle che abbiamo visto oggi, significa che abbiamo la stessa visione della cosa, però io poi devo introdurre una mia opinione, un mio consiglio che va un po' in contrasto. Va bene, su questa ultima espressione prendetevi il tempo di riflettere. Bene, se andate sul mio canale, sulla prima pagina, quindi sulla pagina principale del mio canale, vedete questa lente di ingrandimento. Cliccateci e vi apparirà la barra di ricerca. A quel punto voi scriverete
gerundio e premerete invio. Vi appariranno tutte le lezioni in cui parlo del gerundio. In particolare, questa qui, il secondo risultato di ricerca, come usare il modo gerundio in conversazione. Quindi se vi interessa sapere di più sul modo gerundio, come funziona grammaticalmente, vi invito a guardare questa lezione sul mio canale. La lezione finisce qui. Grazie mille per averla guardata, spero che vi sia utile. Se avete dubbi o domande, c'è la sezione dei commenti qui sotto e io vi do appuntamento alla prossima lezione. A presto! Ciao!